Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò come utilizzare gli aggettivi interrogativi ed esclamativi in italiano. L'argomento che affronteremo oggi è molto importante. È alla base dell'italiano. Mi raccomando, prestate molta attenzione all'episodio di oggi. In descrizione vi riporterò tutte le informazioni principali. Dateci un'occhiata. Inizio l'episodio di oggi indicandovi la principale differenza fra questi due aggettivi. Gli aggettivi interrogativi ci consentono di fare una domanda sulla qualità, quantità o identità del nome a cui si riferiscono. Gli aggettivi esclamativi, invece, come dice la parola stessa, ci consentono di fare un'esclamazione sulla qualità, quantità o identità del nome a cui si riferiscono. In italiano, gli aggettivi interrogativi ed esclamativi sono tre e sono gli stessi sia per fare domande che per fare esclamazioni. Numero 1. Che. Numero 2. Quale. Numero 3. Quanto. Al maschile singolare. Il che lo usiamo per fare domande o esclamazioni sull'identità del nome a cui si riferisce. Il quale lo usiamo invece per fare domande o esclamazioni sulla qualità del nome a cui si riferisce. E infine, quanto lo usiamo per fare domande o esclamazioni sulla quantità del nome a cui si riferisce. Al femminile singolare abbiamo invece che, quale, quanta. Al maschile plurale abbiamo che, quali, quanti. Al femminile plurale abbiamo che, quali, quante. Come potete sentire, il che è invariabile, il quale invece varia solo per numero, quindi è uguale al singolare, è uguale al plurale, mentre quanto varia sia per genere che per numero. Vediamoli ora nella loro funzione interrogativa. Essendo appunto degli aggettivi interrogativi, che, quale o quanto vengono utilizzati sia nelle domande dirette, quindi vale a dire quelle che fate direttamente, che scrivete con un punto interrogativo alla fine, sia per le domande indirette, cioè quando fate delle richieste
in forma implicita, magari per cortesia. Partiamo dalle domande dirette, quindi quelle esplicite. Sentite degli esempi. Che tempo farà domani? Quale vestito preferisci? Quanto tempo ci resta? Possiamo chiedere le stesse cose in forma implicita. Sentite. Vorrei sapere che tempo farà domani. Ho chiesto la stessa cosa, ma in forma implicita. Dimmi quale vestito preferisci. Mi piacerebbe essere informata su quanto tempo ci resta. Per quanto riguarda invece la funzione esclamativa, stessa cosa, molto semplice. Aggettivi esclamativi che precedono il nome. Ovviamente, in questo caso, in forma scritta, alla fine, troveremo il punto esclamativo. In forma orale, una intonazione più marcata. Un'intonazione esclamativa. Sentite degli esempi. Quanto freddo fa oggi? Che bugiardo che sei. Quale onore parlare con lei. Questa era la breve lezione di oggi. Se avete qualche domanda o dubbio, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che queste informazioni vi siano state utili. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.